preso anche delle faraone, quest'anno voglio crescere anche delle faraone. Vediamo come... Non ho mai cresciuto le faraone, non so, speriamo che non siano troppo delicati o... Insomma, adesso vediamo. Sono anche comunque molto belli, hanno questo grigetto con il bianco così a points, tipo belli. Adesso li metto lì dentro, li diamo da mangiare e da bere. Sono tutta circondata da varie concimi, sono messa qua. Adesso faccio questo, io di solito già quando metà l'estate, ormai quando le piante già magari hanno fatto la fioritura o anche i pomodori, insomma, vengono aiutate. A me piace molto usare almeno una volta ogni 2 mesi il humus di lombrico. Ho qua un sacco grande, dopo ve lo faccio vedere. Il humus di lombrico, oltre a mantenere costante l'umidità del terreno, ma lui è molto ricco di magnesio, di potassio, di calcio, fosforo, zinco, ferro. E poi faccio questo, devo aiutare anche le miei lamponi, le mie fragole. Se do il concime ai miei lamponi, ecco, mi fa i frutti per più, anche fino in autunno. Poi ho preso anche il granule per le ortensie. Aiutiamo anche le mie ortensie, adesso loro sono belle fiorite, hanno un bel fiore, però comunque vanno aiutate. Adesso devo dare anche il calcio ai miei pomodori nell'orto. Ho visto che alcuni pomodori presentano queste macchie, marciume se non sbaglio si chiamano, che questo è comunque un segnale che gli manca il calcio. Poi per quanto riguarda le rose, guardate, io non amo sulle rose fare il concime universale, ma vado su specifico, per cui ho compreso per le rose granuli, così le metteremo insieme. Chissà, magari porteremo anche un'altra fioritura per verso il settembre, vediamo come loro si comporteranno. Adesso è già la seconda fioritura, io comunque ho già tolto le rose e vedo che comunque hanno iniziato di nuovo la vegetazione, in altri rametti nuovi. Penso che se ci prendiamo cura bene, allora sicuramente mi farà un'altra fioritura. Comunque il humus di lombrico lo uso anche sulle rose, mi piace usare il humus di lombrico perché non è un concime aggressivo, ok? Per cui anche se metti qualcosa in più non è che succede qualcosa alla pianta o al terreno. Adesso mettiamo humus di lombrico sulle rose, su tutte le piante, anche nell'orto, nel giardino. Così so che ho fatto il mio dovere ad aiutare questi piantini. E per chi non ha mai provato con il humus di lombrico nel giardino, nell'orto, addirittura anche nei vasi, no? I fiori che teniamo dentro nella casa, provate perché vedrete la differenza. Comunque il humus di lombrico non ha odori, è un fertilizzante straordinario da usare nell'orto, nel giardino. Io faccio questo, li ho messi vicino alle rose, però sarebbe in modo sbagliato così, perché comunque il humus di lombrico va portato almeno a un 10 cm sottoterra. Io avendo qua già l'erba mi era difficile andare però comunque lo lascio così, dopo quando io lo bagno con l'acqua, allora lui comunque si scioglie e tutta la bontà di questo lombrico dopo va dentro nel terreno. Ecco, butto così anche nelle ortensie, anche nell'orto, ovunque. Se volete potete usare anche direttamente sul vostro tappeto erbosio, anche dove avete l'erba in giardino. Più o meno 2 kg di humus di lombrico per più o meno 1 metro quadro di terra. Cosa fa il humus di lombrico? Stimola la crescita e lo sviluppo delle piante e addirittura l'humus di lombrico contribuisce ad aumentare la resistenza al gelo e addirittura anche evita vari tipi di malattie, perché vedete che ha soltanto delle caratteristiche molto positive. L'importante è di annaffiare il terreno che così lui si scioglie, o ad esempio se lo volete usare nei vasi in casa per i vostri pianti in casa, allora più o meno un 10-15 cucchiai di humus di lombrico a un vaso.
Guardate, io adesso faccio questo, metto un po' di hummus anche sui cetrioli. A proposito, così rispondo anche alla vostra domanda. Questi sono i cetrioli piccoli ancora che però li ho messi per l'autunno. Ho visto nell'altro video che mi avete chiesto cosa sono questi piantini. Ho seminato dei cetrioli. Adesso vi spiego meglio tutto. Allora, questi sono cetrioli che li ho seminati io, sono cresciuti. Però attenzione, quando loro sono già così grandi basta, non bisogna dargli troppa l'acqua, perché se no rischiamo che la pianta cresce debole. Cioè cosa succede? È che cresce sottile e alta e cresce una piantina debole. Invece quando vediamo che già è abbastanza cresciuta noi abbiamo bisogno adesso che lei produce le foglie, per cui mi fermo con l'acqua, lo lascio anche più o meno tipo che ti sembra ecco che è in sofferenza, e così lei cosa fa? Sviluppa più radice e si indurisce di più la pianta, diventa una pianta più forte. Allora, questi sono i cetrioli già il secondo trapianto, ad esempio quelli prima che li avevo, no? Che avevo fatto vedere anche come raccoglievo i cetrioli, loro si sono già essiccati. A proposito qua si vedono un po' di buchi dalla grandine che ha fatto, però non ha rovinato tanto l'orto, cioè qualche foglia così. Per cui cosa ho fatto io? I primi cetrioli, ho visto che già comunque la pianta diventava debole, il caldo che c'è stato, ho tolto tutto, ho pulito tutto e ho messo questi cetrioli che li vedete adesso. Adesso quando anche questi già non avranno più la forza, allora io trampianto quegli altri che li avevo fatto seminare, che sono adesso in quei quadratini piccoli. Adesso metto anche le granule per le ortensie. Poi io faccio questo, ad esempio le granule sono buoni sì, però loro hanno bisogno di almeno una decina di giorni affinché viene sciolta, no, queste granule, affinché arrivano alle radici. Invece io una settimana prima avevo dato comunque già un concime liquido che le radici hanno assorbito subito, e poi per mantenere, diciamo, allora metto questi granuli, che così quando noi annaffiamo loro pian piano si scioglie e va a tutte le proprietà alle nostre radici. Il link del hummus dell'ombrico ve lo lascio nella descrizione del video, anche perché è un sacco abbastanza grande che vi può bastare. E vicino a casa, vedete, ci sono questi pomodori che sarebbero per l'autunno, i cetrioli, che comunque già anche hanno i cetrioli piccoli, che adesso ve li faccio vedere. E poi altri cetrioli ancora più piccoli, li vediamo così in giro, un po' di sparsi. Che così, ecco, soltanto così riesco ad avere sempre la verdura pronta. Ecco, questi qua diciamo che sì, fino all'inizio settembre vanno bene, poi gli altri saranno per più in autunno. Questi pomodori sono per l'insalata, e anche questi quando devo fare un'insalata prendo qua vicino a casa, non devo andare fino in fondo all'orto. E poi dove c'è spazio libero, ecco, provo già a impiantare qualcosa, qualche pomodoro, qualche cetriolo, il basilico è sempre fresco. Ah, va bene, sta andare bene, quindi lo metto qua. Ora prendiamo il Chi sono questi due? Io e te. Io e te, amori mio, ma siamo bellissime. Sentiamo la mano, vedi, attaccato. No, così stretti, stretti per sempre, per sempre. Che bello, grazie mamma. Bellissimo. Grazie, sai, cucciolata mia. Posso farti un'ultima cosa e basta? Va bene. Allora devo qua organizzare bene, che ho messo un po' così a caso uno sopra l'altro per la mancanza di tempo. Adesso vi volevo fare vedere quanti ravioli ho fatto. Allora questi qua sono con la ricotta, anche questi con la ricotta, questi con la carne, però ne sono fatta proprio tantissimi.
Ecco, ho fatto proprio veramente tantissimi, così quando faccio tardi o non ho tempo. Visto che mi sono rimasti ancora dei lamponi, facciamo un dolce molto buono. Abbiamo bisogno delle uova. Facciamo un pasta biscotto adesso. Io lo faccio quasi all'occhio sempre, però a voi magari vi lascerò ecco le dose. Poi metto anche il zucchero. Guardate, io vedo tante ricette e l'avevo detto anche altre volte. Quando fanno la base per la torta vedo che separano albumi da torli e dopo montano prima i albumi, dopo i torli, dopo li uniscono tra di loro. Io l'ho provato sia vari separati sia insieme, però non vedo alcuna differenza, perché per non complicarsi la vita aggiungo un po' di estratto di vaniglia, 2 cucchiai di acqua e metto anche un cucchiaio di olio. Amalgamiamo prima tutti i liquidi, dopo mettiamo la farina. Ho fatto sciogliere un po' di gelatina e un poco latte. Adesso per la crema abbiamo bisogno di yogurt magro, potete usare quello che amate di più, anche zucchero a velo, se no potete anche sostituirlo con lo zucchero classico. Io ho messo zucchero a velo, l'ho fatto amalgamare un po', dopo ho aggiunto la panna fresca. Nel frattempo la gelatina si è già un po' raffreddata e amalgamiamo tutto. Metto anche un po' di estratto di vaniglia. Mettiamo adesso un po' di lamponi, provo a mettere quelli più piccoli perché sennò possiamo anche romperli a metà, che comunque sarà buono lo stesso. Qua così mettiamo i pezzettini lì. Adesso mettiamo un'altra parte, mi si è rotto però non importa, adesso prendo un altro pezzettino e lo aggiungo qua. E adesso per decorare prendiamo un po' di liquido dalla marmellata che abbiamo fatto. I semi rimangono. Guardate che bel colore, una rosa molto trasparente, tipo bello.
con lo stuzzicadente provo a fare tipo una forma a cristallo, così però comunque dopo non è che rimane proprio così acceso, che comunque assorbe un po' la crema. Lo mettiamo in frigo per almeno 2 ore e dopo, prima di servire, lo decoro con un po' di menta e un po' di lamponi. È una torta molto leggera, si posso dire che è leggera, non abbiamo dentro una crema molto importante ed è molto, si scioglie in bocca, è molto fresca e c'è l'acidità del lamponi appena appena, insomma è molto buono, provate. Vuoi venire qua? Mettiamo a sterilizzare i nostri barattoli in forno. Adesso è già iniziato il periodo delle conservazioni che io adoro semplicemente. Poi ogni anno già so, ad esempio, dove ho sbagliato l'anno scorso, ad esempio quello che ho mangiato di più. Mi piace conservare veramente tanto perché insomma questi sapori estivi li voglio portare anche dell'inverno. Guardate, adesso facciamo un succo in casa. Chi mi segue da tanto sa benissimo che io adoro fare queste cose per i miei figli, di dare le cose più genuine possibile. Ho messo a sterilizzare i barattoli, adesso dentro metto direttamente i lamponi. Guardate, provate anche voi perché c'è questo succo con un profumo unico, ad esempio per la merenda, per i vostri figli, o evitare di dare la Pepsi o insomma tutti questi frutti con conservanti. Mettiamo soltanto dei lamponi, zucchero a piacere in base a quello che voi volete. Aggiungo soltanto un po' di succo di limone, circa 2 cucchiai per ogni barattolo di 1,5 litri e aggiungiamo l'acqua bollente sopra, chiudiamo bene. In questo modo loro si conservano anche fino a 12 mesi, può rimanere anche di più, ma io diciamo che provo, ecco, in primo inverno di consumare tutto, anche perché raramente quando rimane qualcosa dall'inizio vediamo comunque l'acqua molto trasparente al succo, però dopo loro si colora molto bene, fa un colorito veramente bellissimo, adesso lo vedrete, e soprattutto ha un profumo buono, i bambini semplicemente lo adorano. Se vi ricordate, l'anno scorso avevo fatto le conserve con succo di pesche, più o meno in questo periodo. Ecco, è passato già un anno e il nostro barattolo è conservato bene, il colore è bello acceso e anche molto buono. Per cena ho fatto polpette, sì, mio marito li adora, li faccio spesso. Ho messo anche 2 peperoni, questi piccoli interi, così dà più un profumo, più sapore alle polpette, al sughetto. Ho fatto anche il salmone con un po' di sale, un po' di pepe al forno, penso che più semplice di così non si può. Poi ho fatto anche ravioli, io li amo mangiare soltanto con un po' di burro, un po' di panna, invece per mio marito ho fatto anche un po' di salsa. Poi un po' di purè con salmone, un po' di aceto balsamico e un po' di insalata con gli ortaggi del nostro orto. La cena è pronta. Adesso vi porto, ha già chiamato il nostro amico per farci vedere quando, cioè praticamente c'è questa persona che è molto appassionata dei vari animali, razze diverse, tipo di galline, di vari uccelli, e ama molto queste cose, per cui quando partorisce con qualche animale, allora lui sa che cioè, ci tengo a farli vedere ai bambini, così ci chiama per mostrare. Guardate, io sono un po' contraria, però voi non prendetelo sul personale, parlo dal mio punto di vista. Io sono un po' contraria, ad esempio, di prendere i bambini, di iscriverli a vari centri, cioè tipo anche dopo scuola, sempre occupati, sempre. Io mi sento sinceramente un po' in colpa. Mi va bene andare 1, massimo 2 volte a settimana, magari un sport così, ma tutti i giorni. Io penso che comunque oggi lo studio è molto più complesso, è molto più pesante, figuriamoci se li portiamo anche tutti i giorni con vari sport, penso che è molto complicato per un bambino, è molto difficile. Ma questo sono fatta io così, magari è sbagliato, però ci tengo. Sì, il bambino deve andare a scoprire tante cose, però preferisco che lo porto io.
che faccio scoprire io, che rispondo alle domande e soprattutto ci tengo che il bambino sia in contatto con la natura, perché penso che non c'è niente di più importante che lui tocchi, che lui annusa per sentire, anche per vedere le ricadute, diciamo aiuta molto la mente, allo spirito, va contro l'ansia. Ad esempio, per me è molto importante anche da quando ho scoperto e ho visto proprio i benefici da quando noi andiamo in agriturismo. Vedo che agriturismo offre ai bambini un'esperienza pazzesca, diretta con la dimensione rurale, dove diffondi la conoscenza e il rispetto per il ciclo della vita. Direi che è il posto giusto dove puoi trasmettere a un bambino i giusti valori, perché questo agriturismo è una specie di amore per la natura, non è che una specie, è un vero amore per la natura, e poi trasmettono anche quella vecchia ospitalità di una volta, no? Con la tradizione, con il mangiare genuini. E poi penso anche che crescendo i bambini, dove lui si sporca le mani, dove lui cade, io penso che anche i più importanti imprenditori sono partiti proprio così, sono quelle persone dove loro hanno visto la difficoltà, dove loro hanno percepito bene sulla loro pelle, dove hanno sudato, io penso soltanto così non riesci a trasmettere al bambino come tipo sì, oggi parti da qua, però domani dati da fare, no? E tipo inventa qualcosa del tuo, tanto tu già conosci le cadute, tu conosci già la difficoltà. Quando arriva già grande, ecco, già lì bisogna farli ragionare, adesso è il momento che ti inventi qualcosa del tuo. Io penso che la vita più triste quando tu ti senti un lavoratore sfruttato, dove tu dipendi da tanto e da tutti, e non lo so perché, ma tutti questi posti che frequenti da piccolo penso che comunque ti rimane e ti insegna tantissimo. Poi mi piacciono questi posti anche perché ci incontri con altre famiglie, si cena insieme, i bambini giocano insieme, come dicevo il mangiare genuino, sono un po' tutti così alla mano, no? Sono del pensiero che va benissimo farli, se c'è la possibilità giustamente di farli conoscere anche una vita locali più particolari, più eleganti. Va benissimo che il bambino frequenta anche questi posti, che così quando cresce lui vorrà fare per la sua famiglia quello che ha visto nella sua famiglia, no? Che le ha dato la vita, dove lui è cresciuto, per cui va benissimo scoprire diversi punti di vista, no? Di vita. L'importante è di essere sempre presenti, soprattutto non è facile di essere genitori oggi, ma non è facile neanche di essere figli di genitori di oggi, per cui io vi auguro tanta serenità, tanta pace nella vostra famiglia, forza, coraggio. Io vi abbraccio a tutti, grazie che siete rimasti con me fino alla fine e noi ci vediamo presto. Ciao ciao! Vai, su le mani! Brava! Dai Alberto, veloce! Dai lì! Non ti preoccupare!